abbiamo un po' risolto i problemi dell'acquazzone, dell'alluvione che c'è stato. Infatti dobbiamo ringraziare tutti quelli che ci hanno sostenuto, tra cui Massimo che vabbè è qui dietro le quinte, Massimo con la maglietta del Commodore, è venuto apposta. Comunque dobbiamo ringraziare un po' tutto Retro Campus, perché poi c'è stato Daniele Raggi, adesso non mi ricordo tutti, c'è stato Nicola Avanzi che ha fatto la donazione, c'è stata Silvia che ha fatto la donazione. Adesso ragazzi non mi ricordo tutti, sto pensando che altri, comunque siamo già arrivati a un terzo del budget, quindi c'è tempo ancora un mese. Ragazzi vi ringraziamo un certo Fabio ha donato, visto. Adesso ragazzi se ho dimenticato qualcuno perdonatemi, comunque c'è la cronologia, più avanti ringraziamo tutti, ecco, perché ci avete dato una grande mano per i danni che abbiamo avuto e per portare avanti questo nostro progetto. Detto questo, ragazzi ricordatevi di mettere mi piace, di seguirci sulla pagina Instagram 8bit, adesso si chiama ancora 8bit Arcade Club, poi cambieremo il nome, lo semplificheremo in 8bit Club, adesso poi decidiamo. Seguiteci lì che è molto importante, dobbiamo arrivare a 1000 follower per poter fare le dirette anche da Instagram, oltre che qua sul canale, mettete mi piace, condividete il video e poi commentate anche ragazzi. Se poi c'è qualche domanda cerchiamo di rispondervi, anche se parlare in mezz'ora del Nintendo 64 è molto difficile. Noi cerchiamo di fare una sintesi. Ragazzi, il Nintendo 64 è una console che io non ho avuto all'epoca, però la adoro. È stata la vera prima 64 bit nel mercato dei videogiochi domestici, delle console, diciamo quelle più conosciute. Già l'Atari Jaguar ci aveva provato a essere 64 bit, diciamo che per certe cose lo è, ma non è un vero e proprio 64 bit in tutto per tutto, mentre questa console lo è. La sua storia è interconnessa con quella della Silicon Graphics, ragazzi. La Silicon Graphics è una ditta americana che è nata nell'81, pensate voi, quindi andiamo molto indietro, e si occupava di workstation professionali per fare grafica, computer grafica. Non so se lo sapete, ma nel primo Jurassic Park c'è la scena di quando c'è quella ragazza che ha il computer che deve riabilitare le recensioni, che si vede un computer dove lei col mouse vede questa mappa tridimensionale, va a abilitare le cose. Se voi guardate nell'angolino del monitor c'è scritto Silicon Graphics. Quella che vedete lì è una workstation della Silicon Graphics. Quindi andiamo molto indietro negli anni 80, però è un'azienda che poi è durata parecchio. E ragazzi, cosa succede? Allora, siamo negli anni 90, inizio anni 90, torno al 92, giù di lì. Il mercato, cosa abbiamo nel mercato? In poco tempo uscirà il Sega Saturn di Sega in Giappone, perché escono tutte prima in Giappone. Poi uscirà nel 94 PlayStation, ci sarà il 3DO, l'Atari Jaguar, il Philips CDI, quindi è un mercato veramente pieno di competitor. In quel momento, ragazzi, la quinta generazione è dove abbiamo avuto maggior competitor nella storia nel mercato dei videogiochi. C'erano tantissime aziende che cercavano di buttarsi in questo settore. Infatti, gli anni 90 è diciamo il momento più redditizio per i videogiochi da casa. Diversa la questione della sala giochi che stava piano piano soffrendo. Comunque in quel periodo c'era Super Nintendo. C'era Super Nintendo, Nintendo aveva fatto degli accordi, aveva cercato di fare degli accordi con Sony per la Nintendo PlayStation, quindi un Super Nintendo con lettore CD-ROM. Questa cosa non è andata in porto, quindi Nintendo ha cercato di stringere gli accordi con Philips e anche col Philips EDI non è andata bene. Era uscito il Game Boy da un po' di anni. Come tappabuchi prima del Nintendo 64 uscirà il Virtual Boy, perché il Nintendo 64 uscirà soltanto nel 96, se mi ricordo bene nel giugno del 96 in Giappone. E quindi ragazzi abbiamo questo periodo molto lungo tra il Super Nintendo e il Nintendo 64 in cui Nintendo ha dovuto cercare di piazzare qualcosa come console da casa. Il Game Boy da solo non poteva bastare. E infatti il Virtual Boy uscirà in fretta e furia, è stato il creatore del Game Boy, no? a svilupparlo, si era lamentato lui stesso perché aveva bisogno ancora di 2 anni di sviluppo. Il Virtual Boy uscirà, era molto innovativo, ma veramente era troppo indietro, doveva offrire molto di più, ma i tempi di uscita erano troppo brevi e quindi è stato buttato fuori in fretta e furia. Purtroppo facendo un flop commerciale incredibile, ma questa è un'altra storia. Quindi ragazzi, cosa succede? Nel 92, nella Consumer Electronics, quella fiera molto importante in America, praticamente
c'era questo casco di realtà virtuale, questo specie di visore tridimensionale per il viso della Silicon Graphics, che se non erro si chiamava Voldo, suo nome in codice, che praticamente mimava le espressioni facciali, no? Questa è una tecnologia che quando Nintendo l'ha vista gli è interessata molto. Anche se la storia è un po' più complicata, cerco di farvela breve. Silicon Graphics voleva buttarsi nel mercato dei videogiochi. Aveva questa workstation che volevano adattare al mondo videoludico. Sono andate a proporsi a Sega of America. Sega of America ha trovato veramente interessante questa tecnologia. Quindi il CEO di Sega of America ha chiesto contatti con Sega of Japan e ovviamente i giapponesi, con il loro orgoglio giapponese e tutto il resto, forse anche perché non accettavano di buon grado una tecnologia americana, hanno preferito non accettare la collaborazione con Silicon Graphics, con questa tecnologia, dicendo che era troppo acerba, era piena di problematiche, quindi l'hanno diciamo, rifiutata per il loro Sega Saturn. Effettivamente è vero, c'erano tante problematiche, era costosissima quella workstation, ragazzi, è una cosa incredibile, però poi il CEO di Sega of America ha pensato di dare il contatto a Silicon Graphics a Nintendo e infatti Nintendo aveva bisogno di una tecnologia in quel momento per competere sul mercato, una tecnologia 3D, visto che la PlayStation ormai si era messa a posto, Sega col Saturn si era messa a posto, lei veramente aveva un disperato bisogno e quindi hanno cercato di creare un microprocessore 3D a 64 bit derivato da questa workstation. Il nome, ragazzi, non me lo ricordo in codice, ma potete guardarlo dove volete. E questo microprocessore sarà la base del Nintendo 64, che prima si chiamerà Project Reality nel 92 e nel 93, il suo vero nome, primo nome. Infatti Super Mario, questo volto che vedete, è stato fatto con quel dispositivo che vi ho detto prima, il Waldo, che mimava le espressioni facciali. C'erano già delle demo nel 93-94 e quindi ragazzi dava già un'idea a chi veniva a vedere le fiere di quello che poi questa macchina sarebbe stata capace di fare. Questa macchina poi prenderà il nome di Ultra 64 in una fase diciamo di sperimentale. Tra l'altro è interessante perché in certi cabinati arcade, in certe schede arcade come il Cruise USA e Killer Instinct, che sono state fatte in collaborazione con la Midway, c'era il logo d'avvio dove si parlava dell'Ultra 64, cioè quelle schede, diciamo che nell'intro veniva dichiarato che fossero tecnologia Ultra 64 e c'è proprio il logo d'avvio con la voce robotica bella cazzuta, mi viene in mente Killer Instinct che dice available in your home in 1995 on Ultra 64. Questa cosa non è mai avvenuta, anche perché il Nintendo 64 è uscito nel 96, però diciamo che è stata un po' un marketing non corretto, perché quella scheda non aveva nulla a che fare con quello che poi sarebbe stato l'Ultra 64. Infatti Killer Instinct uscirà su Super Nintendo, soltanto il 2 verrà portato su Nintendo 64. Comunque, a parte questa cosa, la macchina finalmente uscì nel 96 in Giappone, nel giugno del 96 uscirà nel settembre del 96 in America e soltanto il primo marzo del 97 in Europa, quindi dopo mesi di ritardo. Quando uscì al lancio c'erano 3 titoli disponibili, erano Super Mario 64, Pilot Wings 64 e un gioco giapponese, ragazzi, non mi ricordo il nome, è un gioco famoso in Giappone, ha venduto pochissimo. Però questi 2 titoli, Super Mario 64 e Pilot Wings 64, erano dei capolavori. Ovviamente Super Mario 64 ha rivoluzionato un genere. Ma prima di parlarne, vi faccio vedere un secondo la console, perché è molto particolare, ragazzi. Allora, a parte il design, l'estetica, che adesso la scollego che la vedete meglio, è già bella caldina, comunque. Allora, è fatta così. Ha queste forme sinuose, con qualcuno facendo battute su internet dicevano che ricordava una donna, le sinuosità di una donna. Comunque queste sono speculazioni, ragazzi. La console è importante perché è stata la prima a introdurre nel mercato casalingo le 4 porte, ragazzi. Quindi è una console che puntava tantissimo sul multiplayer locale. È stata la prima che ce l'aveva già disponibili 4 porte. Da questa poi prenderanno ispirazione il Dreamcast di Sega, l'Xbox di Microsoft e tutto il resto. E infatti è una console che aveva dei giochi come Mario Party 64, tutto il resto, Super Smash Bros 64, ragazzi, che ha creato, è una saga incredibile.
quindi puntava tantissimo sul multiplayer. Sopra abbiamo lo slide di accensione e spegnimento e il tasto di reset. Sotto abbiamo una porta di espansione interessantissima che è stata usata pochissimo per degli add-on. Un add-on molto interessante che è uscito solo in Giappone ed è durato fino al 2001, venduto soltanto in 15.000 copie, quindi oggi è rarissimo, era il 64DD, ovvero prima chiamato Dynamic Disk, poi chiamato Disk Drive, che era un add-on rarissimo. Ne è uscito un prototipo anche in America, ma è rarissimo, ragazzi, che praticamente funzionava con dei floppy speciali che dava delle funzionalità espanse. Potevi giocare a dei giochi con risoluzione aumentata. E tra l'altro qui li proviamo, ragazzi, perché io ho l'Everdrive che mi consente di eseguire i giochi anche per il 64DD, quindi l'espansione quella mai uscita in Europa, in America. E poi permetteva di disegnare perché potevi attaccare al Nintendo 64 un mouse, una tastiera, c'era un gioco Mario Paint, potevi disegnare, potevi editare video, attenzione, una cosa incredibile, e potevi anche creare musica. Quindi oltre a giocare dava delle espansioni, dava delle funzionalità multimediali e c'era un modo di collegarlo a internet e potevi condividere questi dati online. Una roba fuori di testa. Oggi ragazzi lo trovate senza scatola a 2.000 euro quell'add-on lì, è una roba fuori di testa, chi ce l'ha lo vende a cifre stratosferiche. Detto questo, abbiamo la porta multi-AV, multi-out, quella del Super Nintendo. Il Nintendo 64 esce soltanto in composito, quello europeo. In America usciva anche in S-Video. Non ha mai avuto l'RGB. Questa cosa, per questo è stato molto criticato, perché il Super Nintendo aveva l'RGB. Però ragazzi, per questioni di costi e tutto, hanno dovuto togliere l'RGB. Con una modifica si può rimettere, io ce l'ho RGB, non è troppo difficile da fare. E poi abbiamo l'alimentazione che è molto particolare perché abbiamo questo power supply esterno che si incastra come se fosse una cartuccia dentro la macchina. Questa cosa diciamo che dà modo alla console di, nel caso in cui ci sono dei problemi in alimentazione, uno può mandare l'alimentatore. Per quanto riguarda la manutenzione la rende più semplice perché non dovete mandare la macchina intera in assistenza, basta mandare l'alimentazione esterna e siamo a posto, ragazzi. Tra l'altro è universale, quindi non ci sono problemi. La cosa però più importante che ancora devo dirvi sono due. Uno è lo slot di espansione della RAM. Di base c'è il jumper pack, che è questo, diciamo, questa cartuccia che funge da ponte, e di base la console ha 4 MB di RAM, ma con l'expansion pack che trovavate in alcuni giochi che richiedono necessariamente l'utilizzo della RAM espansa, li trovate proprio in confezione, arrivavamo a 8 MB totali di RAM. E poi ragazzi abbiamo lo slot cartuccia coperto da questo, diciamo, da questa chiusura per la polvere, e le cartucce erano queste qua ragazzi, facciamone vedere una originale. Avevano la loro confezione di cartone con i manuali, e le cartucce come dimensione dovrebbero andare da minimo, se mi ricordo bene, 8 MB, tipo Super Mario 64, 8 MB, a massimo 64 MB. Ragazzi, il gioco più incredibile mai fatto su Nintendo 64 è una conversione da PlayStation che è Resident Evil 2. Ben 2 dischi fatti rientrare in una cartuccia da 64 MB, con i filmati, con l'audio. Cioè, ragazzi, 2 dischi che quindi farebbero 1,4 GB su PlayStation convertiti in 64 MB. È un capolavoro di ingegneria incredibile, però è un esempio estremo di questo processo. È una macchina che, diciamo, è stata limitata dalla cartuccia, dal formato cartuccia. Adesso la ricollego. Se ci sono state domande o cose... Abbiamo un po' di spettatori? Ok, va bene. Ragazzi, ricordatevi di mettere mi piace tutto. A quanto siamo arrivati di minutaggio? 15 minuti. Siamo esattamente a metà, dai, ci sta. Adesso facciamo vedere qualche gioco, possiamo dire ancora qualche chicca. Ho cercato di darvi le informazioni più velocemente possibile. C'è una donna ancora più rara, un'altra chicca che voglio dirvi, per Nintendo 64, che in realtà è una specie di bootleg, ma è la versione cinese del Nintendo 64, si chiama IQ Player. È praticamente, adesso lo spieghiamo, è
fatto tipo il controller da Nintendo 64 e l'intera console è lì dentro, ragazzi. Quindi è una reingegnerizzazione della macchina messa tutta in un controller con delle cartucce specifiche molto più piccole, venduto solo in Cina. Ed è stato fatto dalla Silicon Graphics in accordo col mercato cinese ed è rarissimo. E non tutti i giochi ci vanno, non sono usciti tutti i giochi perché hanno la loro scheda. E tra l'altro quella scheda era riprogrammabile. Voi avevate dei totem in Cina dove voi andavate, la inserivate e potevate scaricarci altri giochi. E c'era anche un programma per computer in cui voi mettevate la scheda dell'IQ Player e vi cambiavate il gioco. E questo programma il servizio online era stato attivo fino al 2018, ragazzi, una cosa incredibile. È rarissimo ed è praticamente un Nintendo 64 miniaturizzato, messo in un controller, da cui parte l'uscita video e tutto il resto, sulla falsariga di quelle console plug and play che si attaccavano alla TV col controller che c'erano all'epoca. L'ultima cosa di cui voglio parlarvi è il controller, il tridente, chiamato in tutti i modi possibili e immaginabili, che è stato molto criticato ma anche molto amato dagli appassionati, ragazzi, perché ha un design unico. È la prima console che ha messo lo stick analogico in ambiente 3D, non la prima in assoluto perché c'era il Vectrex, poi negli anni 70 c'erano tutte le varie console che usavano lo stick analogico, però è stata la prima che l'ha reso di massa nel mercato del 3D, delle tre dimensioni. È molto preciso in realtà perché fa una serie di movimenti che l'analogico PlayStation non può fare, però c'ha dei problemi di costruzione, a parte che è molto duro, non è proprio il massimo dal tatto. Vedete, col tempo diventa molle, si crea della dead zone del gioco perché purtroppo è plastica che struscia contro altra plastica. Si mangia, se voi lo aprite trovate tutta la polvere bianca, purtroppo è stato fatto male da quel punto di vista. C'è chi ha fatto delle mod in metallo per risolvere il problema e ha fatto bene secondo me. È complessissimo, c'è tantissime molle dentro, però è veramente rivoluzionario per l'epoca. E una cosa ovviamente unica è il fatto che ha lo slot di espansione di vari add-on. Qui ne abbiamo uno, che è il Transfer Pack, che consente di attaccare le cartucce del Game Boy Color al Nintendo 64 e quindi trasferire i Pokémon, per dire, dal gioco Pokémon Stadium 2 ai giochi Pokémon del Game Boy e viceversa, e sbloccare delle cose, dei contenuti extra sul gioco, ragazzi. E viene usato soprattutto dai titoli Pokémon, penso solo dai titoli Pokémon. Poi c'era la memory card controller pack, perché la maggior parte dei giochi salva su cartuccia, ma alcune salvavano in una memory card, diciamo, si chiamava controller pack esterno. E i giochi di solito ve lo vendevano, cioè c'era già nella confezione questa memory card. E l'ultimo periferica che c'era era il Rumble Pack, che è la vibrazione. C'erano dei giochi che richiedevano la vibrazione, altri che richiedevano la memoria esterna e altri il transfer pack. Non si poteva usare contemporaneamente sia vibrazione che memory card, dovevi per forza scegliere uno dei due. Dopo hanno fatto degli add-on di terze parti che praticamente con uno switch delle batterie potevi usare uno o l'altro. Io ce l'ho a casa perché quelli originali costano molto. Il controller è fatto tridente, è rivoluzionario per la modalità di impugnatura perché poteva essere tenuto così in alcuni giochi e in altri andava tenuto così, quindi dipende molto dal titolo. C'erano dei giochi come Mario Party che addirittura dovevi fare così, lo spaccavi in 2 secondi, se non riuscivi a vincere. C'aveva questo trigger sotto Z, il tasto Z, e i dorsali, un po' come Super Nintendo. Aveva questi qua che si chiamano C-stick, i tasti C-stick che servivano per le visuali in alcuni giochi, per cambiare la visuale, eccetera, eccetera. Quindi i tasti azioni sarebbero 6, però di fatto sono sempre 2. E in base al gioco, ve l'ho detto, alcuni giochi si giocavano così, altri così. Dipende, quindi era tutto sperimentazione in ambiente 3D, perché chi faceva questi giochi non aveva ancora idea bene di come si doveva comandare il 3D. Quindi era tutto sperimentazione, ragazzi. E il design di questo controller l'ha fatto lo stesso che ha fatto il design del Super Nintendo americano, quello che sembra una scatola da scarpe, orribile secondo me, però vabbè, gli sono gusti, è stato lui a farlo. Detto questo, io direi di giocare un po', perché sennò qui avviamo. Allora, questo ragazzi è Diddy Kong Racing, hanno attaccato l'alimentazione, cosa è successo? Perché non è partito? Ah no, attacchiamo questo, non so cosa ho fatto, cosa è successo. Mettiamola. Io ragazzi ho l'Everdrive che ho l'intera libreria della console. Ok.
Adesso non posso farvi assolutamente vedere tutto. Allora ragazzi, vedete, io qua posso avviare i giochi del disk drive, che era quell'add-on che vi ho detto prima, rarissimo. Vedete, abbiamo Mario Artist, che praticamente noi attaccamo mouse e tastiere e potevamo disegnare. Questo ragazzi è il Densha de Go, tra l'altro, che era uscito soltanto su 64 disk drive. Vedete, vi permette anche di usare il controller, quello da treno, È fatto veramente bene, ragazzi. Quindi noi per fortuna che oggi ci sono queste soluzioni come Everdrive che ci consentono di giocare anche roba che di base non potremmo far andare. Un po' come sul Mega Drive possiamo far andare i giochi del Mega CD senza il Mega CD con l'Everdrive. E poi possiamo far andare tutti i giochi europei, americani, giapponesi, senza blocchi regionali. Ovviamente la TV deve supportare multistandard, qui siamo in composito, quindi questa lo supporta, se no vedremo in bianco e nero, perché questa console è PAL, è europea. Ve lo faccio vedere solo per curiosità, vedete funziona, però adesso non voglio soffermarmi su questo perché c'è della roba molto più importante di cui parlare. Diddy Kong Racing, ragazzi, è un gioco bellissimo, è diciamo complementare a Super Mario Kart 64, scusate. Tra l'altro i giochi europei hanno queste alette, quelli americani e giapponesi ce le hanno diverse perché non volevano che tu potessi inserirlo. Esistono degli adattatori che vi consentono di bypassare la cosa, però con l'Everdrive abbiamo risolto tutto in partenza. Il Nintendo 64 è uscito anche in sala giochi, ragazzi, come Alex 64. Ci sono 11 giochi arcade che in tutto per tutto sono Nintendo 64. Io li ho messi qua, non so neanche se vanno, io però ho letto che si potevano far partire, lo provo insieme a voi. Sono questi qua alcuni dei giochi che andavano in sala giochi. Le cartucce erano diverse, erano rosse. Adesso non mi ricordo come si chiamavano, ma praticamente, ragazzi, è un Nintendo 64 tutto per tutto. Erano giochi un po' così. Ce n'era uno di calcio che dovrebbe essere questo. Non so neanche se parte, sinceramente. Parte. Ok, ragazzi, qui siamo Nintendo 64 Arcade, Questa è la versione 00, non so neanche come si torna indietro. Forse non posso più tornare indietro. L'abbiamo già bloccato, proviamo a fare reset. È la prima volta che lo provo, ragazzi. Li ho messi sopra, ma non ho fatto in tempo a provarli. Ho capito, ma... Ah, perché va in test mode, non mi fa giocare. Output test. No, non mi fa giocare. Però si avvia. Proviamone un altro per curiosità. Ragazzi, questo non è una cosa che si può provare tutti i giorni su una macchina originale. Proviamo questo. Beh, del resto l'hardware è lo stesso. Questo non fa. Dipende dal titolo. Ne proviamo ancora uno, poi proviamo quelli ufficiali. Proviamo questo puzzle, che non conosco. Niente, niente ragazzi, o va in modalità test o non parte, magari c'è un modo, però ho voluto provare. Comunque sappiate che in sala giochi esiste questa cosa, però è in Giappone e basta. Si può anche emulare il Nintendo, il primo Nintendo, ragazzi, però adesso vi faccio vedere velocemente alcuni che sono dei capolavori su questa macchina. Allora, innanzitutto, vedendo qua cosa abbiamo di capolavori, adesso, allora, Banjo-Kazooie e Banjo-Tooie, ragazzi, è un platform bellissimo, con un sacco di segreti, di chicche, anche cose politicamente scorrette dentro. Una software house che su Nintendo 64 ha lavorato tantissimo è stata la Rare, adesso ve lo avvio. Tra l'altro questo, ragazzi, è la traduzione italiana, perché il bello è che con l'Everdrive possiamo anche patchare i giochi, giocarci in italiano, titoli che non erano in italiano. Questa è la versione americana, però patchata italiano, fatta con la traduzione italiana. La Rare era stata una grande software house, però c'era anche la Acclaim Software, ce n'erano tante altre. E Banjo-Kazooie è veramente, veramente bello. C'ha degli effetti incredibili. Diciamo che i due limiti tecnici di questa macchina che l'hanno poi resi caratteristica nei giochi era l'effetto nebbia, il fog. Quasi tutti i giochi, ragazzi, Nintendo 64 hanno questo effetto nebbia perché questa macchina aveva poca... Vedete che c'è la nebbia là in fondo, si vede poco. Adesso se si alza la visuale, all'orizzonte c'è sempre la nebbia, perché? Perché la macchina non riusciva a fare il rendering a lunghe distanze della grafica e quindi il field view era limitato e per evitare un calo dei frame rate eccessivo si metteva la nebbia. Questa cosa un po' veniva usata anche su PlayStation, nel caso di Silent Hill e alcuni giochi, c'è da dire. Poi più che altro, ragazzi, è una macchina che aveva una risoluzione aumentata rispetto a PlayStation, aveva l'anti-aliasing nativo sulle texture
però soffre di cali di frame rate allucinanti in molti giochi. Hanno cercato, ragazzi, di ottimizzare. C'è da dire che l'unità di sviluppo della Silicon Graphics rispetto alla macchina poi definitiva era un po' diversa. È in italiano, ragazzi. È in italiano. Vi faccio vedere qualcos'altro. Però è una macchina che si difende bene. Con l'expansion pack la risoluzione viene aumentata, viene portata in 480 interlacciato, quindi di più. Possiamo fare, cioè adesso di chicche posso dirvene quante volete, però in mezz'ora è molto difficile. Vi faccio vedere proprio dei capolavori. Un capolavoro, allora i Castlevania, ragazzi, su Nintendo 64 li trovo indecenti, non sono assolutamente dei capolavori. Se volete un capolavoro andate a PlayStation, che c'è il Symphony of the Night. Però qua abbiamo Conquer Bad Fur Day, che per me è un capolavoro, è il mio gioco preferito, è politicamente scorretto a livelli allucinanti, sembra un gioco per bambini, ma da come inizia vedete che non lo è. È uno dei pochi esempi di Nintendo veramente scorrettissima a livello politico, perché vediamo istigazioni al suicidio, vediamo robe del genere, vediamo body shaming allucinanti, vediamo armi, alcol, parolacce, di tutto di più. Citazione a film, sangue, violenza, di tutto di più, ragazzi. E questo scoiattolino tanto carino, in realtà non è carino affatto. È un gioco, lo sto portando in live, l'avevo portato in live sul canale. È un capolavoro, l'hanno poi pubblicato anche su Xbox, ma era censurato. Ve lo consiglio altamente, Conquer Bad Fur Day. A parte il classico Super Mario 64 e Mario Kart 64 e Paper Mario, ragazzi, Diddy Kong Racing, poi abbiamo Cruise and USA, ragazzi, che ce l'abbiamo l'arcade come cabinato. Non l'ho mai provato qua, voglio vedere come gira, del 94. Comunque, ragazzi, una console che è durata fino al 2001-2002, dopo è arrivato il GameCube. Cosa possiamo dire ancora di questa macchina? Diciamo che il suo limite più importante è stato la cartuccia. Infatti c'era Squaresoft, che poi diventò Square Enix, che aveva sviluppato su console Nintendo tutti i titoli di Final Fantasy fino al 6, ma il 7 Squaresoft ha preferito farlo con Sony su PlayStation, perché la limitazione della cartuccia impediva di poter sviluppare un gioco così ambizioso come è stato Final Fantasy VII, che è il gioco che è stato più pubblicizzato nella storia a livello di marketing in assoluto. E su PlayStation è su ben 3 CD, ragazzi, quindi siamo a 2 gigabyte. Come poteva entrare un gioco di 2 gigabyte su una cartuccia da massimo 64 megabyte, capite che era impossibile. Comunque gira molto bene. Qui siamo a 60 fps, no, siamo forse a 30, comunque siamo a NTSC. Cerco di chiudere 2 minuti. Cerco di chiudere velocemente perché non voglio farla per le lunghe. Altri titoli che hanno rivoluzionato sono stati, fatemi vedere ragazzi, perché qui ce n'è veramente tanti. Allora, la libreria del Nintendo 64 è un po' limitata, sono 388 titoli in tutto. PlayStation ne aveva più di 1000 e Saturn ne aveva 500, 600 giù di lì, se non erro. Però ragazzi sono di grande qualità, di robaccia ce n'è veramente poca, diciamo che ha puntato più sulla qualità e per molti mesi dall'uscita i titoli erano 3. Quindi per molto tempo la console infatti ha perso pubblico, ha perso tantissimo pubblico, tutti andavano su PlayStation, ragazzi. Ha venduto 33 milioni in totale, quindi si è classificata seconda a livello generale nella console war. C'era PlayStation che ha venduto più di 100 milioni, ragazzi. Nintendo 64 ha venduto un terzo di PlayStation e Saturn un po' meno di Nintendo 64, perché è partito a bomba, soprattutto in Giappone. Saturn ha venduto un botto, poi dopo purtroppo ha rallentato. PlayStation era incontrastata, dopo l'uscita di Final Fantasy VII, ragazzi, non c'era più mercato purtroppo, e ha cercato di andare avanti un po' camminando nell'oscurità, però è una console che oggi si difende molto bene. C'è da dire che ha delle texture in bassissima risoluzione che in ambienti 3D non è che figurano benissimo. L'anti-aliasing, che all'epoca poteva essere un punto di forza, oggi fa apparire le texture un po' slavate, però se voi soprattutto la modificate in RGB e con l'emulazione potete aumentare la risoluzione e giocare meglio. C'era Forsaken 64 che è rivoluzionario come gioco. C'era, fatemi vedere cosa c'era. GoldenEye 007, ragazzi, è stato un capolavoro, uno dei primi shooter in prima persona
rivoluzionario in 3D, 007 ragazzi, questo qui è veramente, è una perla, è veramente una perla, è veramente rivoluzionario, è stato il capostipite degli sparatutto in 3 dimensioni in prima persona. Lo faccio vedere velocemente, poi dopo siamo in chiusura perché altrimenti faccio vedere solo con me, ragazzi. Guardate che roba. Cioè, per il 96 era tantissimo. Cioè, tutti poi i giochi dopo hanno preso tutti i riferimenti da lui. Ovviamente il frame rate, vedete, è un po' scattoso, ma questo, ragazzi, era il massimo che si poteva fare. Vedete, questo va giocato così, con questa impugnatura, perché altrimenti non avete modo di mirare. Mi sta attaccando? No? Ah, da, mi stanno attaccando. Mi stanno massacrando. Vi faccio vedere l'ultimo e poi chiudiamo, perché siamo arrivati al nostro minutaggio e non voglio che sia troppo lungo. Poi, ragazzi, trovate veramente tanti video su questa macchina. Io ho cercato di dare, diciamo, un'infarinatura generale della storia, dell'hardware, di tutto, un po' dei giochi. Vi faccio vedere l'ultimissimo che secondo me è degno. Vi faccio vedere magari Killer Instinct Gold, che a me piace un botto, è strafluido. No, vi faccio vedere questo, ragazzi. Wave Race 64, perché è uscito in America. Quando è uscito in America era un titolo di lancio, credo. Guardate, ragazzi, l'acqua com'era fatta nel 97, cioè era impressionante. Un'acqua così nel mondo dei videogiochi non esisteva all'epoca. La fisica dell'acqua è un po' anche come resa, era veramente anni luce. Questa è la versione europea, faccio vedere un attimo. Tra l'altro c'era anche il delfino, è veramente impressionante. Cioè, guardate l'acqua, ragazzi. Questa è la versione PAL, vedete c'è le bande nere, a parte questo, anche la fisica delle onde. Tantissima roba. Bene ragazzi, direi che siamo in conclusione, se no diventa troppo lungo. Se avete domande, qualcuno del pubblico ha domande, volete fare domande? Vorrei, però diventa stancante. No, io volevo ringraziare ancora Retro Campus, ma non solo, tutti quelli che ci hanno dato donazioni per sostenere il nostro progetto. Possiamo far vedere velocemente che abbiamo un po' sistemato l'alluvione, quello che c'è stato, ragazzi. I giochi siamo riusciti a farli riandare, dobbiamo piazzarli a posto, però abbiamo portato anche dei giochi nuovi, tra l'altro, che stiamo mettendo in funzione. Uno funziona, quest'altro purtroppo c'è l'elettronica che non va, che è Top Landing, dell'88, se non ero, della Taito. È un simulatore di volo, ragazzi. Purtroppo c'è l'elettronica che non va, l'elettronica del monitor, ma la scheda va. Però è stato con l'umidità per tanti anni, adesso vediamo cosa fare. Però ragazzi, grazie al vostro contributo, che c'è ancora tempo, un mese per dare contributo, insomma ci date una grande mano, perché qui le spese, cioè vedete, c'è da riparare parecchia roba e le spese si fanno facili. Io spero che vi sia piaciuta questa diretta, se avete commenti o altro commentate, chiedete pure le domande in seconda sede, vi risponderò, mettete mi piace, iscrivetevi al canale, seguiteci su Instagram, assolutamente. Ci vediamo. Allora, non credo che la prossima settimana faremo una diretta perché dobbiamo lavorare un po'. Ci fermiamo per una settimana, poi faremo una live sul collezionismo nel mondo dei videogiochi. Vi ringrazio.